Ciao a tutti, rieccoci qua con il quesito 7 della prova di maturità 2023. Questa volta abbiamo un quesito che ci dà una funzione a tratti e ci chiede determinare per quali valori di a e b reali la funzione è derivabile. Stabilire se esiste un intervallo di R in cui la funzione soddisfa le ipotesi del teorema di Rolle. Motivare la risposta. Ok, allora ragazzi, quando abbiamo una funzione a tratti è molto semplice, perché vuol dire che abbiamo una funzione che per un certo intervallo, nel nostro caso x minore di 0, si comporta in un certo modo e in un altro intervallo, per x maggiore o uguale di 0, si comporta in un altro modo. Nel primo caso abbiamo una funzione arcotangente che, se vi ricordate, è una funzione fatta così ed è sempre continua nel suo dominio di definizione. Mentre qua abbiamo una retta ax più b, che anch'essa è una funzione continua nel suo dominio. Dobbiamo trovare i valori di a e b affinché la funzione sia derivabile. Prima di tutto dobbiamo assicurarci che la funzione sia continua. Abbiamo detto che le singole funzioni sono continue, ma il punto critico è in 0, cioè dove queste funzioni cambiano. Dobbiamo assicurarci che siano continue. Questo significa che se andiamo a disegnare il grafico dell'intera funzione a tratti non dobbiamo mai staccare il dito. Continuità, per farla capire, io ve la spiego sempre così. Chiaramente non lo dite all'insegnante perché è un'obbrobrità, però quando dovete capire se una funzione è continua basta vedere dal grafico se disegnandola dovete staccare la penna. Se la staccate allora non è continua, ok? Questo è il concetto proprio semplificato al massimo. Per cui questo si traduce in calcolare il limite destro e sinistro in 0. Precisamente dobbiamo imporre che il limite per x che tende a 0 meno, qui c'è 0, minore vuol dire 0 meno, di questa funzione deve essere uguale al limite di x che tende a 0 più di questa funzione, perché per x maggiore o uguale di 0, quindi da 0 a destra, 0 più, ho questa funzione. Andiamo a sostituire al posto di x 0, l'arcotangente di 0 è 0, rimane meno 1. 0 per a fa 0, rimane b. Da questa prima uguaglianza ci siamo trovati il valore di b e questa era l'equazione per garantire la continuità. Ci chiedeva di far sì che la funzione fosse derivabile. Andiamo quindi a calcolare la derivata prima. La derivata di 1 è 0, la derivata dell'arcotangente è questa. Se non ve la ricordate, nessun problema. Come sempre ho un video apposito su tutte le derivate di funzione. La derivata di questa è a, perché questo per noi è meno 1, la derivata di un numero fa sempre 0. Ora che abbiamo trovato la derivata dobbiamo far sì che la funzione sia derivabile. Ovviamente le singole funzioni sono derivabili, ma noi abbiamo una funzione a tratti, quindi dobbiamo sempre controllare cosa succede nel punto in cui cambiano, quindi il nostro punto 0. Anche qui imponiamo che il limite destro e sinistro della derivata prima siano uguali. Precisamente il limite di x che tende a 0 meno di questa funzione deve essere uguale al limite di x che tende a 0 più di questa funzione, che era la derivata della funzione di partenza. Andiamo a sostituire 0, qua viene 1, mentre al secondo membro rimane a. Abbiamo trovato così i valori di a e b. Ricapitolando, il valore di b l'abbiamo trovato imponendo la continuità della funzione, il valore di a l'abbiamo trovato imponendo la derivabilità della funzione. Andiamo a sostituirlo alla funzione di partenza e questa è la nostra funzione a tratti, ma non è finita qui, perché il quesito ci chiedeva anche stabilire se esiste un intervallo in cui la funzione soddisfa le ipotesi del teorema di Rolle. Motivare la risposta. Allora ripassiamo insieme il teorema di Rolle. L'enunciato del teorema ci dice: data una funzione definita in un intervallo chiuso e limitato a b, tale che f è continua nell'intervallo, f è derivabile e f di a è uguale a f di b. Allora, cioè se sono vere queste tre cose, queste tre ipotesi, allora esiste almeno un punto C interno all'intervallo per quale risulta che f' di c uguale a 0.
L'idea qual è? Se guardate questi due grafici, io ho un intervallo AB dove la funzione è continua, perché appunto non ci sono dei salti, è derivabile e f di A è uguale a f di B. Queste tre ipotesi mi garantiscono che esiste un punto dentro l'intervallo, chiamiamolo C, tali che f' di C uguale a 0. Quindi il punto C interno all'intervallo è il punto in cui la derivata prima si annulla. Nel nostro caso, per vedere che questa funzione soddisfi oppure no il teorema di Rolle, vuol dire andare a vedere che siano vere le tre ipotesi. Chiaramente la funzione è continua e derivabile in tutto R, a maggior ragione sarà continua e derivabile in un sottointervallo, in un intervallo chiuso e limitato. Dobbiamo trovare un valore per cui f di A è uguale a f di B. Il modo migliore è andare a vedere il disegno della funzione, quindi per x minore di 0 dobbiamo disegnare la funzione meno 1 più arco tangente di x, per x maggiore o uguale di 0 dobbiamo disegnare la retta x meno 1. In 0 sappiamo che la funzione vale meno 1, perché qua meno 1 più arco tangente di 0 fa meno 1 e qua 0 meno 1 fa meno 1, quindi sicuramente passa per il punto 0 meno 1. Il grafico di questa funzione a tratti è questo. Dal disegno è evidente che non c'è nessun valore per cui f di A uguale a f di B, la funzione è sempre crescente e poiché non è verificata una delle tre ipotesi del teorema di Rolle, possiamo concludere che non esiste un intervallo AB di R tale che f di A è uguale a f di B. Di conseguenza non vale il teorema di Rolle, perché il teorema di Rolle vale solo se erano verificate tutte e tre le ipotesi. E quindi possiamo dire che anche dal disegno non esiste un punto C interno all'intervallo tale che la derivata prima in C sia 0. Questo era il quesito numero 7. Fatemi sapere se lo avevate risolto così o se lo avevate tralasciato perché vi sembrava troppo difficile. Noi domani ci vediamo per concludere l'ultimo quesito della prova di maturità di quest'anno. Per oggi ragazzi è tutto, ho cercato di pubblicare questi video il più veloce possibile, mi avete chiesto in tantissimi di fare dei video sui quesiti della maturità di quest'anno ed è per questo che ho cercato di accontentarvi e di pubblicarli ogni giorno. Spero davvero che abbiate apprezzato, anche perché è stato un impegno non da poco, tra il lavoro e i diversi progetti che sto seguendo è stato un po' difficile incastrare tutto, ma ce l'ho fatta. Quindi se avete apprezzato sapete cosa fare, mettete un bel like. Per oggi è tutto, alla prossima! Ah, stavo dimenticando la frase di chiusura. Se mi seguite ormai da un po', ormai la sapete anche voi, che se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo alla prossima!